Ciao a tutti. Il triangolo di Karpman, soprannominato anche triangolo drammatico, è uno schema empirico di interazione umana disfunzionale. I protagonisti sono la vittima, in questo caso la vittima primaria, il persecutore, ovvero il narcisista, e il salvatore, ossia la nuova vittima. Nei vertici del triangolo i tre protagonisti seguono un loro preciso schema, ma scopriamo quale. La tattica della vittima è quella di dire povera me. La tattica del persecutore è quella di dire è tutta colpa tua. La tattica del salvatore è quella di dire ti aiuto io. Ma ti starei chiedendo cosa c'entra tutto questo con il narcisismo? Allora io ti invito a riflettere per quale motivo il narciso ti ha tradita e poi scartata, per dopo continuare a ripetere tale schema con un'altra persona. Ed è proprio qui che entra in scena la triangolazione narcisistica, basata sull'infedeltà, poiché nella fase dello scarto non è insolito che subentrino nel meccanismo tossico ulteriori figure, con le quali il narcisista o la narcisista si organizza a rimpiazzare la vittima primaria. Tutto ciò significa che il narciso sta cercando di riprodurre il proprio schema familiare, squilibrato e deviante, ma questa volta in qualità di persecutore, che lo porta a fluttuare tra un senso di grandiosità e un senso di totale instabilità. Riguardo alla relazione, è probabile che il narcisista ti abbia conosciuta all'apice del suo senso di grandiosità e proprio in quella sua fase ti ha sganciato sopra il noto love bomb. Ma nel momento in cui si è innescato il suo senso di totale instabilità, ti ha letteralmente scartata per vendicarsi della tua ipotetica incapacità di ottemperanza alle sue deliranti aspettative. È forse colpa tua perché vali poco? Assolutamente no. Ricorda che tutte le vittime verranno svalutate e in seguito scartate. Tutto ciò sta a indicare il continuo apparire delle vittime e dei salvatori nella vita del narciso. Ma spesso e volentieri è durante la fase della svalutazione che si attiva la tipica triangolazione narcisistica, che può coinvolgere le comuni scimmie volanti, ma vi è anche la possibilità che subentri una nuova figura, ossia il salvatore, vale a dire la nuova vittima, che va a sostituire la vittima primaria, ovvero la nuova passione sentimentale del persecutore, ossia del narcisista. Quindi la vittima primaria, dinanzi a questa terza persona, si addentra in un preciso esempio di triangolazione narcisistica, che prende il nome di triangolo di Karpman, uno schema questo dove predominano i giochi di potere. Ma attenzione, poiché in tali giochi di potere i ruoli possono mutare, nel senso che è possibile scambiare le funzioni già predestinate. In breve, il triangolo di Karpman comporta la realizzazione di una relazione sentimentale fra tre persone, ma solamente il narcisista ne ha piena consapevolezza, dove lui si assegna la parte di vittima, attribuisce alla vittima primaria la parte di persecutore e conferisce al suo sostituto o sostituta la parte di salvatore. Ma come annullare il triangolo di Karpman? Tuttavia sussiste un elemento fondamentale in grado di velocizzare in modo straordinario il giungere dello scarto, vale a dire la rinascita della vittima primaria. Per annullare questo triangolo drammatico, la vittima primaria non deve mai entrare in conflitto con la nuova vittima, poiché andrebbe a gonfiare l'ego del narciso, regalandogli la pura illusione di essere ancora lui al comando. L'unica e la sola efficace arma che hai tra le mani per annullare velocemente il triangolo di Karpman è quella di attuare il no contact. In questo modo andrai a sconvolgere tutta la struttura che lo stesso narcisista ha fedelmente costruito e così tale ciclo continuo verrà completamente annientato. Come puoi vedere, non è difficile mandare in mille pezzi i crudeli schemi che il narciso continuerà a generare per il resto della sua misera esistenza.
Gioca di astuzia e colpisci duro. A te è capitata una simile esperienza? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.